Ben ritrovati stuzzicati da Lucio Donati, Vocal Coach. L'argomento del nuovo stuzzichino di Vocal Training è la risata. Ah 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 ah! Fin qui abbiamo preso in esame e ci siamo allenati con suoni piano, motore al minimo, un meccanismo laringeo in alto M2, in basso M1, super leggero. Ovunque pianto, prevalente attività dei muscoli cricotiroidei, l'inclinazione della cartilagine tiroidea, un tempo di contatto cordale basso e di conseguenza poco volume dalla sorgente. Per aumentare l'intensità della voce mi servono fondamentalmente due cose: un motore potente e o una risonanza più performante. Riguarda lo stuzzichino, la risonanza e le vocali per le prime nozioni sull'argomento. Avere un motore potente significa mantenere le corde vocali vere spesse non solo nella zona del parlato o modale, dove è più spontaneo ma pur sempre faticoso e non gratuito, ma anche nella parte alta dell'estensione. Qui! E non passare in M2. Così! Questo non vuol dire che il cricotiroideo, il pianto, non entrerà in azione per salire, ma manterrò attivo anche il tiroritenoideo, il muscolo vocale, la parte più interna e grande della corda vera, per tenere alto il tempo di contatto. Importante, dal pianissimo motore leggero tempo di contatto basso al fortissimo motore pesante tempo di contatto alto esistono tantissime sfumature che aumenteranno grazie anche allo sfruttamento della risonanza sopra il motore. La spiegazione è esemplificativa, poi si canta con le sfumature. È tutto molto mobile. Il tempo di contatto prolungato, la massa spessa, il muscolo vocale più attivo, il motore pesante, rende maggiormente gravoso il lavoro per la corda vocale e può procurare affaticamento e logoramento dell'organo fonatorio se, come spesso accade, viene sbilanciato dalla costrizione delle false corde. Tutto bene? No! Per ottenere in laringe lo spazio utile a far vibrare le corde spesse, devo imparare a simulare la situazione fisiologica della risata. Quando rido e libero il suono, ho la retrazione delle corde false, gola aperta, e le corde vere spesse, suono forte. La pratica della risata è più complessa da sintetizzare rispetto al pianto, retrazione e massa leggera, perché muscolarmente molto invasiva. Alla fine dovremo ridurla ad una risata laringea interiore, quella dietro i baffi, quella che a scuola non doveva essere sgamata dai professori. Gli addominali abbondantemente coinvolti nella risata sonora dovranno poi essere limitati agli obliqui quando canto per non avere eccessivi sbalzi di pressione. Inoltre l'attività muscolare andrà isolata in questa zona, con grande sensazione di apertura e libertà anche in respirazione, come avviene col muto. Solita regola: attivi dove serve ed elastici, no spinte, no rigidità. Per percepire ed incentivare la retrazione, contrapporla al movimento contrario, la costrizione. Col muto. Sonora su corde vocali vere non particolarmente spesse, altrimenti griderei. Col pianto. Questi movimenti sono utili anche per percepire la posizione delle corde false.
immediatamente sopra le corde vere. Per migliorare la localizzazione e l'indipendenza delle corde false, rendiamo le strutture vibranti, come fanno gli amici metallari, producendo inizialmente un leggero rantolio, come quando sono stanco e mi lascio andare. Ah, ah. Importante non coinvolgere le corde vocali vere. No adduzione, no nota. Vibra leggermente sopra, nella parte più alta della laringe. Non gratta, frulla. Non devo percepire alcun fastidio, altrimenti sto coinvolgendo le corde vere. Stop, fermati. In questi suoni, rumori, abbiamo più sostegno, più aria rispetto a un'emissione convenzionale con corde vere, perché queste strutture non hanno una fase adduttoria sofisticata, raffinata, non producono note. Esercizi. Servono a percepire e a sfruttare l'attività della risata, la retrazione delle false corde, lo spazio aperto in laringe che permette alle corde spesse di vibrare. Motore pesante ma libero di girare. Più in generale, questi esercizi sono utili ad avere consapevolezza delle posizioni e delle funzioni delle corde false. 1. Risata intonata con tutte le vocali liberando il suono finale. Forte, aperto, sfruttare lo slancio, tonico ma agile. Posso salire un po', aumentando il pianto, non su note altissime. 2. Risata con pausa di mantenimento, poi libero il suono. La pausa di mantenimento consapevolizza l'attività, soprattutto quella estrinseca. 3. Risata silenziosa. Per isolare la muscolatura, renderla indipendente dal suono, apprezzare l'interiorità del gesto, nonché la presa aerea ampia e veloce. Posso usarla anche come preparazione al suono. 4. Costrizione e retrazione. Vocale rilassata, costretta, retratta. Mi libero dalla costrizione su corde non spesse, non tengo nemmeno la nota, con la risata. Percepire la costrizione in contrapposizione alla retrazione e la posizione delle false corde sopra le vere, nonché l'aumento dello spessore di queste all'atto della risata. Mi raccomando, una costrizione blanda, non devo urlare. 5. Vibrazione, false corde escludendo le vere. Rantolo di stanchezza. Ah, ah, ah. Aggiungo risonanza stile cagnolone. Uff, uff, uff. Sempre morbido, arioso, non devo percepire alcun fastidio, altrimenti stop. Non c'è coinvolgimento delle corde vere, non c'è alcuna nota. Serve a rendere più efficace la risata. Uff, uff, uff. Non è un graffiato. No corde vere, no nota. Non è un growl anche se ne è l'embrione. Più o meno, non sono uno specialista. Altro livello di potenza, maggior flusso, maggior ancoraggio, più coinvolgimento di altre strutture sovraglottiche come le aritenoidi, ne parleremo più avanti. 6. Protocollo matriosca per acuti forti. Prova adduzione con frai, corde molle. Intonazione con NG.
vocale massa sottile. I, costrizione retrazione massa sottile. Cagnolone. Risata muta. Applicazioni col parlato e il canto. Posso applicare la risata ad una lettura ad alta voce in questo modo. Posso applicare al canto tutte le volte che costringo e necessito una dinamica forte. Tie your man down! Tie your man down! Tie your man down! Perdere l'amore se telefonando io non sarà un'avventura, ma il cielo è sempre più blu. Se ti è piaciuto lo stuzzichino, metti mi piace, iscriviti al canale, campanellina,